Cosa si intende con il termine invecchiamento? Gli acciacchi sono inevitabili con il passare degli anni o si possono contrastare? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi analizziamo una tematica poco dibattuta e che purtroppo viene spesso affrontata con superficialità, l'invecchiamento. Prima di iniziare ti ricordo, se hai piacere, di iscriverti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Un essere umano, lo sappiamo tutti, in media ha una vita che può arrivare tranquillamente ad 80 anni ed in rarissimi casi anche a 110-120 anni. La fine del nostro corpo è ovviamente un fenomeno naturale che prima o poi tocca a chiunque. Sappiamo tutti che ci sono due cose certe nella vita, le tasse e la morte. Alcune persone, come il sottoscritto, cercano di utilizzare tutti i mezzi naturali possibili per vivere in salute questi potenziali 80-120 anni, cercando costantemente il benessere. Parlo ovviamente della gestione dello stress, alimentarsi meglio che si può, fare un'attività fisica, eccetera. È pur vero però che esistono persone che, nonostante siano disinteressate a queste tematiche, riescono comunque a vivere a lungo. Ci sono esseri umani che fumano per 60-70 anni eppure riescono ad arrivare ad 80-90 anni senza gravi problematiche, facendo teoricamente crollare tutte le tesi dei salutisti o cultori del benessere come me. Questo ovviamente può essere parzialmente vero. Le azioni che ho elencato sopra non sono le uniche necessarie per avere una vita sana. La genetica conta moltissimo, non solo la propria, ma anche quella dei propri avi. Alcune problematiche possono essere perfino ereditarie o molte altre dipendono da fattori che non potevamo gestire noi in prima persona quando eravamo piccoli e che poi diventano irrimediabili. Quello che però viene spesso sottovalutato è la modalità con cui si arriva ad 80 o 90 anni. È difficile trovare persone che non prendano almeno una pillola nel corso degli ultimi anni della loro vita. È ancora più complicato trovare persone che, senza prendere farmaci, non abbiano almeno qualche acciacco che limita le loro funzionalità. Per questi motivi, da quando ho iniziato ad appassionarmi a questo mondo meraviglioso del benessere, mi sono chiesto: esistono dei modi per invecchiare meglio e meno? Questo lo scopriamo tra poco. Certamente abbiamo iniziato a capire con i precedenti video che l'alimentazione può essere un ottimo aiuto nella nostra lotta contro l'invecchiamento. Può certamente aiutarci a vivere meglio ed allo stesso tempo anche a farci ammalare di meno. Uno degli esempi lampanti è il consumo smodato di zucchero di noi occidentali. Ho creato un contenuto dedicato a riguardo, te lo lascio come sempre qui sopra. Lo zucchero è un problema per l'invecchiamento del nostro organismo. Le molecole di glucosio che circolano nel sangue tendono, lo dico banalmente, ad appiccicarsi tra di loro. Il risultato è la produzione di ciò che viene chiamato AGE, che in inglese sta per Advanced Glycation End Products, ovvero prodotto finale della glicazione. In pratica si tratta di sostanze di scarto che restano nel corpo, non vengono ripulite ed eliminate come dovrebbe accadere. Questo crea effetti negativi ovunque, nel sistema cardiovascolare, cerebrale, ma anche nella pelle. Quando noi pensiamo all'invecchiamento, ci vengono in mente infatti i segni di decadimento del nostro corpo, come le rughe della pelle per esempio. Ecco, uno dei fattori che spesso sottovalutiamo è proprio l'alimentazione. Come accennavo, questi AGE producono effetti nefasti anche sulla nostra pelle, come le suddette rughe. Ovviamente non è importante solo cosa si mangia, ma anche quanto, quando e in che modalità lo si fa. Per capire però come si possa invecchiare meglio e meno, dobbiamo per forza di cose analizzare cosa significa invecchiare. Invecchiare significa perdere energia, non essere più prestanti e lucidi. Naturalmente per vivere abbiamo bisogno di energia che recuperiamo quotidianamente dal cibo.
Per convertire l'energia che preleviamo dal cibo all'interno dell'organismo devono avvenire dei processi metabolici. Uno di questi viene chiamato ATP, adenosina trifosfato. Quest'ultima è una molecola che definisce quale e quanta energia deve arrivare e dove. Però, come dicevo prima, invecchiare significa perdere energia. Per questo motivo, per contrastare questo calo di energia sarebbe necessaria un'integrazione. Può sembrare assurdo, ma esiste la possibilità di integrare questo calo di energia con una molecola chiamata NAD+. Il NAD è un coenzima prodotto dal nostro corpo che con l'avanzare dell'età cala. Di conseguenza, per mantenere alto questo livello è necessario integrarlo. Se avrai piacere, in futuro potrò creare un contenuto specifico, scrivimelo nei commenti. Come dicevo prima, la conversione di cibo in energia avviene attraverso dei processi metabolici. Un altro processo importante è quello della sirtuina. Le sirtuine, conosciute ai più per la dieta SIRT, sono proteine indispensabili per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Queste proteine si attivano in presenza di minacce o condizioni di stress. Svariati studi hanno mostrato come le sirtuine riescano a rallentare il processo di invecchiamento e non solo. Si recuperano anche attraverso l'alimentazione, ad esempio nei mirtilli, nei capperi, nelle cipolle rosse e nelle noci. Vi sono altri processi metabolici utili come quello delle chinasi, ma soprattutto quello delle mTOR. Quest'ultimo termine significa Target of Rapamycin, ovvero obiettivo della rapamicina, importantissima sostanza per contrastare l'invecchiamento. La mTOR è banalmente la proteina che integra tutte le informazioni provenienti dai nutrienti, proteine, vitamine, eccetera. Il problema solitamente nasce quando questa proteina viene iperattivata. È noto scientificamente che in questa condizione sia associata a moltissime malattie. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di tenerla sotto controllo. La restrizione calorica è uno di questi modi. Tutti questi percorsi metabolici che abbiamo visto sono attivati da tanti altri fattori, anche dalle condizioni ambientali. Molti sono condizionati da quanto cibo si assume. Per queste motivazioni, se ricordi l'intervista preziosissima che mi ha concesso il dottor Cocca, il digiuno assume un valore molto importante nella nostra lotta all'invecchiamento. Mangiare sempre e mangiare tanto fa invecchiare prima. I percorsi metabolici in queste condizioni sono sempre attivi. In questo modo sono sempre rivolti nella parte crescita e mai nella parte conservazione, o meglio ancora nella fase riciclo delle sostanze esistenti. Quest'ultima fase è quella che abbiamo imparato a conoscere nell'intervista con il dottor Cocca con il termine autofagia. Se te la sei persa, ti consiglio di ascoltare dalla sua viva voce di cosa si tratta, ti lascio qui sopra il video. L'invecchiamento non è solo perdita di energia, ma anche infiammazione. Le infiammazioni non sono sempre un male, sono un meccanismo di difesa del nostro corpo, ma ne esistono di pericolose, come quelle croniche. Per quale motivo? Semplicemente perché il nostro corpo non riesce più a leggere il motivo per cui dovremmo essere infiammati per un motivo specifico, come quando avviene per il mal di testa o il male ad un ginocchio. In questo caso resta sempre in modalità infiammazione ed un esempio lampante possono essere le artriti. La parte conclusiva dell'invecchiamento però, come puoi immaginare, è purtroppo la morte. L'invecchiamento infatti non è solo perdita di energia o infiammazione, ma purtroppo anche morte, come ad esempio la morte delle nostre cellule. Una cellula quando invecchia ovviamente muore e questo processo viene chiamato senescenza cellulare. Quando le cellule sono vecchie devono essere rimosse e sostituite da cellule nuove. Esistono cellule che durano qualche ora, come i globuli bianchi, altre cellule durano pochi giorni, come quelle dell'intestino, per questo motivo è importante il digiuno. In questo modo l'intestino può rigenerare queste cellule in maniera efficiente. Poi vi sono cellule che durano qualche mese, come i globuli rossi, ed altre invece che devono rimanere immortali per essere efficienti, come le cellule neuronali e muscolari. Un degrado di queste cellule porta a diverse problematiche, come il Parkinson o l'Alzheimer per esempio.
È importante sapere che le nostre cellule accumulano sempre al loro interno dei prodotti di scarto che tecnicamente vengono chiamate lipofuscine. Queste lipofuscine, se la cellula vive poco, vengono eliminate assieme alla cellula quando viene distrutta dall'organismo. Nel caso però delle cellule cerebrali, che abbiamo visto avere vita più lunga, questo meccanismo non funziona. Di conseguenza, questi prodotti di scarto continuano ad accumularsi all'interno. Tutto ciò porta alle problematiche che elencavo prima, demenza senile, eccetera. Le cellule cerebrali, è inutile dirlo, sono fondamentali perché sono quelle che ci caratterizzano. Dovremmo prendercene cura ogni giorno. Prova a pensare ad una persona che purtroppo, a causa magari di un incidente, perde la memoria a medio termine. I suoi rapporti con amici e parenti cambiano in maniera drastica. La perdita di memoria però non avviene solo a causa di un trauma, come quello di un incidente, ma anche con l'invecchiamento cellulare. Le cellule, quando sono arrivate alla fine del loro ciclo di vita, dovrebbero teoricamente suicidarsi da sole attraverso un processo che viene chiamato apoptosi cellulare. Il problema è che non lo fanno e dunque rimangono nel nostro organismo danneggiando le cellule sane presenti. Questo produce una riduzione delle funzionalità dei nostri tessuti. Per questo è importante che vengano rimosse, così che l'organismo possa rimpiazzarle con cellule nuove. È possibile farlo? Può sembrare strano, ma a livello scientifico la risposta è sì, attraverso l'utilizzo dei senolitici. Ovviamente oggi non c'è il tempo per analizzare queste fantastiche sostanze. Per farla breve, si tratta di molecole che ci aiutano a contrastare gli effetti dell'invecchiamento cellulare. Se avrai piacere, potrò creare dei contenuti dedicati a riguardo. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Quindi, in conclusione, cosa possiamo fare per invecchiare meno e meglio? Come possiamo inibire certi meccanismi? Certamente mantenere una sana alimentazione, come dico frequentemente. È fondamentale alternare quotidianamente cosa si assume, evitare una assunzione eccessiva di carboidrati e tutte le sostanze che abbiamo visto nei precedenti video. Poi è utile gestire lo stress al meglio e fare una sana attività fisica, ma non eccessiva. Sarebbe controproducente per il nostro organismo, causando stress ossidativo, eccetera. Infine, vi sarebbero delle sostanze specifiche, appunto i senolitici, sia di origine naturale che non, che potrebbero ulteriormente fare al caso nostro. Spero che il contenuto di oggi sia stato di tuo gradimento. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.